Oggi siamo in trasferta a Milano perché abbiamo intercettato il volo durante una delle tappe del loro tour europeo che toccherà anche la Svizzera il 17 settembre a Zurigo. Andiamo a incontrarli. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può Ignazio, Gianluca e Piero, benvenuti all'RSI. Grazie mille. È un piacere avervi con noi, grazie mille. Una lunghissima storia d'amore con la musica, la vostra, vogliamo conoscerne gli inizi. Noi abbiamo cominciato nel 2009, quando avevamo 14 anni. Abbiamo sempre condiviso la stessa passione per lo stesso genere musicale. Poi la vita a volte fa delle belle sorprese, non ci conoscevamo, ci siamo incontrati nello stesso momento, nello stesso posto e, insomma, e poi hanno deciso di metterci insieme e da lì è iniziato il nostro viaggio musicale. Ricordiamo infatti che voi avete partecipato a questo talent, in qualche modo è stata una costruzione, se si può dire così, a tavolino, no? Che ad alcuni può sembrare un po' forzata, però in realtà vedendo poi i risultati, come vivete voi questo tipo di nascita? Ma in realtà è stato un lavoro professionale deciso anche dal nostro team che ancora oggi sta insieme a noi, dal nostro manager. Noi eravamo tre ragazzi quindicenni, tre adolescenti, inconsapevoli di tutto ciò che stesse accadendo. Poi con gli anni abbiamo capito l'importanza di avere un contratto discografico con una major americana, però sono cose che a 15 anni tu non puoi mai capire. Da adolescenti venivamo accompagnati dai nostri genitori, ma adesso, dopo 15 anni di carriera, perché quest'anno stiamo per festeggiare i 15 anni di carriera, viviamo questa professione, questa vita incredibile con maggiore consapevolezza. E Ignazio, il nome Il Volo, da dove nasce? È un po' una casualità perché stavamo cercando insieme alla casa discografica il nome e da un sacco di ipotesi è nato Il Volo perché comunque eravamo destinati a viaggiare tanto, già stavamo viaggiando tanto, quindi era un po' da buon auspicio per volare in tutte le città, ecco, del mondo. E diciamo che ha portato bene. E avete spiccato il volo anche dal palco del Festival di Sanremo. È un rapporto che vi ha portato anche tante cose buone. Ci raccontate la vostra esperienza al festival? Il Festival di Sanremo ha la grande capacità di avere una visibilità internazionale e probabilmente in tutto il mondo non esiste un festival così importante, solo in Italia. Quindi questo dimostra che la cultura italiana, al di là della musica, ma anche del cibo, di tantissime altre cose, ha una grande potenza, ecco, quindi ha la grande capacità di influenzare le masse e non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. E a noi ha dato l'occasione vincendolo nel 2015, di portarci veramente in tutto il mondo, poi all'Eurovision a rappresentare il nostro paese. State dicendo una cosa importante, voi siete conosciuti in moltissimi paesi in tutto il mondo e avete un successo veramente forte in alcuni paesi più di altri. Quali sono e come vi spiegate questa cosa? Ma ci sono delle spiegazioni, soprattutto per un paese, il Giappone. Il Giappone è arrivato da pochi anni, non dall'inizio della nostra carriera, è arrivato per un caso simpatico, un caso molto particolare. In pratica il loro campione di pattinaggio sul ghiaccio, pattinaggio artistico sul ghiaccio, ha vinto le Olimpiadi, ha vinto la medaglia d'oro pattinando sulle note di una nostra canzone, di una melodia che noi avevamo interpretato e registrato nel 2011. La melodia era tratta dal Lago dei Cigni, dalla morte del cigno, The Swan. E dal 2018 andiamo sempre in tour in Giappone e c'è un grande riscontro. Però dall'inizio della nostra carriera il pubblico che ha sempre seguito il volo è stato il Sud America, l'America, poi col passare del tempo siamo arrivati anche in Australia, in Nuova Zelanda, in Europa. Cerchiamo adesso di ampliare il nostro mercato, il nostro pubblico e devo dirti che abbiamo un pubblico molto molto fedele che in questi 15 anni ci ha permesso di calcare palcoscenici ovunque. Portate la vostra italianità all'estero che però è fatta anche di stereotipi. Quali accettate volentieri e quali invece respingete? Gli stereotipi ci sono, non bisogna essere troppo schiavi degli stereotipi, altrimenti si rischia di essere troppo intrappolati nel passato, diciamo.
però nello stesso tempo bisogna guardare in alto e nel futuro sempre. Quindi uno zoccolo duro, una base italianissima, ma che si fa permeare anche proprio dagli altri paesi che state visitando. Ah, sì, Assolutamente. anche perché nel nostro repertorio poi abbiamo cantato anche con Barbara Streisand un classico americano, cantiamo anche le nostre canzoni, ma ci ispiriamo anche a Elvis Presley o a Frank Sinatra, che tra l'altro era anche italiano, no? Era siciliano anche lui, quindi questo dimostra che al di là della lingua italiana le grandi voci anche americane erano di sangue italiano, quindi quelle tipo di vocalità e di melodie si sono ispirate anche alla cultura italiana. Ma diciamo che è una delle cose più belle della nostra vita, poter viaggiare e conoscere varie culture. Avete citato Barbara Streisand, volevo proprio andare sulle collaborazioni, perché tantissime sono le celebri collaborazioni che avete comunque fatto in questi 15 anni di carriera. Ci raccontate quali sono state quelle che vi hanno lasciato qualcosa in più? È stato un percorso incredibile, perché nel 2012 abbiamo avuto l'occasione di fare un tour con Barbara Streisand. Nel 2011 ci siamo ritrovati in un cast enorme per il We Are The World per Haiti, per l'occasione, per il terremoto che c'è stato ad Haiti. Siamo ritrovati in mezzo a tantissimi artisti, però molti di loro, ognuno di loro ha lasciato grandi consigli nel nostro gruppo, ma soprattutto non a livello artistico, ma a livello personale. Una delle più grandi collaborazioni è stata quella con Placido Domingo. Poi non abbiamo duettato, ma abbiamo cantato per Papa Francesco in due occasioni, per la Giornata Mondiale della Gioventù e per la Giornata Mondiale della Famiglia. Quindi essere chiamati per rappresentare questi eventi ti fa capire che non stai lavorando bene a livello musicale soltanto, ma anche a livello personale. Quello che abbiamo sempre cercato di fare sin dall'inizio in maniera molto naturale e sincera, quello di trasmettere valori. Siamo tre ragazzi che non cercano cose assurde, ma la semplicità, e credo che questo sia arrivato anche al pubblico, il fatto di fare ciò che amiamo in maniera estremamente naturale, senza nulla di costruito ed elaborato. Adesso però ci avete incuriosito, no? Quali sono stati questi consigli tanto preziosi che avete ricevuto, e se possiamo anche svelare da chi sono arrivati? Ma non sono tanto consigli detti a voce, sono consigli nel vedere, veder fare, veder agire. Ricordo nel tour con Barbara Streisand che, diciamo, lei è così perfetta in tutto, canta da Dio, recita, è una regista, e la semplicità di una persona che ha così tanti talenti che è così famosa, che è così sembra brutto da dire, ma un monumento, no? In tutto quello che fa, che ti rendi conto che poi alla fine la fama è qualcosa che non ti ripaga di tutto, ecco. È più la semplicità e i rapporti che ti ripagano, è più l'impegno, la dedizione, la disciplina. Quindi più l'esempio è arrivato. Sì. Una vita veramente costellata di tantissimi bei momenti, ci state raccontando veramente, penso, dei mattoncini che si sono impressi nella vostra memoria, nella vostra carriera. Ce n'è uno di qualche anno fa, avete partecipato al compleanno di Toto Cutugno a Mosca, e volevo chiedervi un ricordo di Toto. Diciamo, Toto è stato molto importante per la nostra carriera in Russia, ecco, perché ci conoscevano ma non avevamo mai fatto concerti in Russia, e la prima volta siamo andati con Toto, abbiamo cantato con lui, è stata una bellissima esperienza, e era una persona stupenda, una persona che ci ha sempre detto la verità in faccia, e abbiamo avuto modo di passare tempo in studio con lui, e sai, alle volte purtroppo nella vita c'è sempre un inizio e una fine, e sappiamo quando è l'inizio ma non possiamo mai decidere quando è la fine, e la brutta verità è che poi alla fine è sempre troppo presto, quando una persona va via, e possiamo solo che avere ricordi positivi di Toto.
Vi siete conosciuti che eravate dei bambini, ora siete degli uomini e volevo chiedere proprio tra di voi, tra te Ignazio, Gianluca e anche Piero, com'è il vostro rapporto? Com'è evoluto il vostro rapporto? Beh, all'inizio eravamo ragazzini, quindi si vedono le cose molto in modo immaturo e magari discutevamo per davvero cavolate. Adesso comunque siamo cresciuti, abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo capito come convivere con noi, insieme, ecco, quindi è tutto più facile oggi. Chiaro, ci sono alcune caratteristiche, alcuni aspetti del nostro carattere che ancora fanno parte di noi, ti portano a discutere, ma avere la maturità di terminare quella discussione nello stesso istante in cui nasce, quindi ti porta a convivere in maniera serena. Ci state raccontando una storia densissima, appunto 15 anni di carriera, un successo incredibile internazionale, un successo che per esempio a tanti giovani artisti, cito Britney Spears su tutti, a volte la pressione di questo successo è difficile da gestire. Vi è mai capitato di avere dei momenti di difficoltà? Io credo che la forza di ogni artista probabilmente sia quello di avere una profonda autocritica di se stessi, perché chi non si pone mai dubbi e chi non ha in qualche modo delle parti, diciamo, delle lacune anche, no, da colmare, vuol dire che non si mette mai in dubbio, quindi e ti porta anche a vivere la vita con più umiltà, diciamo, sempre guardando in faccia la realtà, riconoscendo i propri limiti, no, oltre le proprie potenzialità, quindi forse quella è stata la nostra forza, di riconoscere le nostre potenzialità, ma allo stesso tempo capire quali erano, appunto, come dicevo, le nostre lacune. Perché credo solo così si possa andare avanti, ma non solo sotto il punto di vista lavorativo, ma anche sotto il punto di vista della crescita personale, no? E quindi credo che questa sia stata la nostra forza e continua ad esserlo, perché se siamo arrivati a 15 anni vuol dire che nonostante tutto siamo coesi, il nostro team crede in noi, insomma questo credo davvero sia la cosa più importante. Voi siete, cosa siete l'uno per l'altro? Nel senso, voi siete davvero, ecco, quello che noi vediamo sul palco, no? Ognuno veramente con un'impronta molto caratteristica come artista. Ma tra di voi, che tipo di rapporto c'è? Siete amici, siete fratelli, siete ogni tanto quell'amico che, ok, te lo devi sopportare perché devi. Come funziona tra di voi? Siamo fortunati perché non ci conoscevamo quando siamo stati messi insieme. Per fortuna. Per fortuna. 3 sconosciuti che in realtà erano grandi amici. Noi siamo 3 amici, c'è tanto rispetto, soprattutto anche nella nostra vita privata. Cerchiamo sempre di scindere le due cose. Quando si eccede, tutti gli ismi portano a male, quindi rispettare la vita privata di ognuno di noi credo sia anche una cosa molto importante. Poi siamo 3 persone completamente diverse, con dei gusti, con delle idee diverse, però sappiamo che ognuno di noi è indispensabile all'altro. Per il concerto, per la performance, per la vita che viviamo. E fortunatamente quando sei distante tante miglia da casa hai sempre una grande compagnia, non ti senti mai da solo, anche se sei dall'altra parte del globo. E poi riuscire a condividere, sapere che qualcuno accanto a te sta condividendo la stessa emozione, sapere che quella persona sa cosa stai provando in quel momento, è una felicità condivisa. Credo sia la cosa più bella del nostro gruppo. Arriva grande solidità tra di voi, nel senso arriva proprio una, e anche come dici tu, no? Piero, la consolazione di sapere che tu comunque hai 2 persone di fianco a te, non sei solo, è una bella cosa nella vita. Adesso faccio un giochino, se mi permettete, perché penso che appunto lo prenderete con simpatia. Piero, se ti chiedo un aggettivo per Gianluca e per Ignazio. Ignazio è permaloso. Ecco, dopo tu potrai vendicarti. Devi anche prendere un aggettivo positivo, non per forza negativo di critica. Gianluca, lo dico in maniera simpatica, dispettoso. Ignazio, puoi vendicarti, partiamo da Piero. Autoritario. Audace.
Bella audace, Ah, caspita. grazie. Allora bisogna fare uno positivo e uno Io negativo. li ho dati tutti e due Sì, negativi. adesso Luca, perspicace perspicace. e curioso, Gianluca, è il tuo turno. è un delfino. Lui è generoso Uno, basta. generoso e testardo, e lui è determinato e autoritario. Cioè questo, ormai lui non cambierà mai sotto questo Guarda, punto vedi, di vista. c'ha le braccia conserte che crea questo muro come Però per è dire- però è molto determinato. Hai presente, ci sono persone che hanno talento e che si perdono no, nella via, insomma, come tanti calciatori ad esempio che hanno un grande talento e poi purtroppo non hanno la testa. Lui ha un grande talento e arriva agli obiettivi anche perché è molto determinato. Mentre lui è determinato, ma ha un talento che è fuori da ogni... è incredibile. Cioè, però poi ogni tanto si perde. Volevo chiedervi, perché ultimamente ho letto delle vostre interviste dove ho sentito un pochino di amarezza, che in qualche modo sentite che le radio, specialmente quelle appunto italiane, fanno un po' fatica a passare i Allora, vostri dobbiamo dire questa cosa perché è importante. Allora, noi non ce l'abbiamo con nessuno, non possiamo forzare gli altri a fare quello che vogliamo noi, quindi vuol dire o che cambiamo prospettive per ottenere quello che uno O vuole, ci rassegniamo. o ci rassegniamo, perché poi parliamoci chiaro, perché le radio dovrebbero passare Nessun dorma. Nessun dorma, oppure magari un pezzo di Morricone. Ciao, sono le 8 di mattina. Sono le 8 di mattina, vi facciamo, per svegliarvi, vi Aspetta, facciamo sentire Nessun dorma. il telegiornale delle Anzi, Questo aspetta, riprende- questo quando riprende- abbiamo vinto Sanremo, perché qua lo voglio dire che magari arriverà anche ai giornalisti italiani, le radio hanno passato Grande Amore perché era un brano inedito. Ovviamente sulle cover si fa più fatica. Quindi se dovessimo eventualmente un giorno lavorare su degli inediti, speriamo che le radio possano passare di nuovo le nostre canzoni. No, ma Quindi questo c'è grande appunto... accettazione Assolutamente, del ma vostro... ritorniamo al discorso che facevamo prima, riconoscere quali sono i limiti. È quello che abbiamo fatto in questi anni. E partire da lì, non fermarsi lì. Quindi la vostra collocazione nella musica di oggi, parlo in particolare della musica italiana, è molto serena, mi sembra di capire. Siamo Sapete qual è il siamo vostro- felici, ci stiamo godendo il presente. Credo che la cosa più importante nella vita è avere sempre lo stimolo per il futuro, adattarsi, adeguarsi, stare sempre a passo con i tempi, riconoscere la propria identità senza mai perderla, non deludere mai il pubblico che hai con la prospettiva di ampliare il tuo pubblico. Quindi siamo felici a livello professionale e personale. Anche perché la dimensione nella quale veramente vi esprimete al meglio è quella del live. Grazie mille Ignazio, Gianluca e Piero per essere stati con l'RSI, vi aspettiamo a braccia aperte per la prossima volta. Grazie. Ciao a tutti, Ciao, ci grazie. vediamo in Svizzera.